a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si parla del cordino Joplin di casa Tessiland, ma prima iscrivetevi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Questo cordino è composto dal 56% di cotone e dal 44% di poliestere. È un cordino venduto in rocche da 250 grammi, grazie Tessiland tra parentesi, e ha una lunghezza di circa 325 metri. Si raccomandano i ferri dal 7 al 9 e gli uncinetti dal 6 all'8, ma come dico sempre faccio quello che mi pare e quindi il telino sarà lavorato con un uncinetto numero 4, ma va bene così. Vediamo un po' di che si tratta. Abbiamo un tubolare molto morbido, devo dire, nonostante il 44% di poliestere, me lo aspettavo più duretto e invece sono stata piacevolmente sorpresa e stupita. La variante verde lime è particolarmente luminosa, ma tutte le varianti di questo cordino lo sono. Ora io ho questo e vi faccio vedere come è lucido. È molto interessante, devo ammetterlo. Però mi ha lasciato un po' interdetta. Cosa vuol dire? Mi aspettavo, ovviamente, lavorato con il 6 o l'8, un cordino spesso ed infatti non è tra i più sottili. Per me è troppo spesso, sapete che io amo lavorare i cordini, i filati in generale sottili, specialmente per quello che riguarda l'abbigliamento poi. Mi ingoffano particolarmente, quindi diciamo che non vado a sceglierli per primi. E ho provato a fare qualche punto, qualche accenno di sprone e secondo me sulla mia fisicità ingoffa un pochino, quindi ho lasciato stare l'abbigliamento, anche se per altri progetti e qualora voi non doveste avere il mio problema con i filati spessi, lo consiglio assolutamente. Ho deciso di realizzare una borsa e sto ancora valutando quale. Sapete quando avete il filato che vi parla e quando avete quello che non vi parla. In questo caso sto ancora aspettando di sentire che cosa ha da dire il Joplin a Sayubi, però lo tengo molto gelosamente, ormai credo in attesa della bella stagione che verrà, perché il colore richiede il sole, a mio parere. Vediamo come si comporta su pannello. Io ho fatto una piccolissima lavorazione, vedete, a maglia alta, per farvi vedere come si comporta e com'è poi la resa effettiva, quindi la luminosità c'è, assolutamente sì, la trama c'è, assolutamente sì. Ho lavorato con un uncinetto numero 4, quindi ben 2 numeri al di sotto di quello consigliato e nonostante questo abbiamo una bella maglia alta, vedete, è una bella corposa maglia alta. Quindi come vado a rimarcare sempre le eccezioni alle regole, vedete 6, 8, ho lavorato con il 4, è venuto un piccolo pannellino di tutto rispetto. A me piace molto questo filato, ripeto, posso consigliarlo per borse e capi di abbigliamento. Non appena sarò ispirata sarete i primi a conoscere la destinazione d'uso di questo cordino. Fatemi sapere cosa ne pensate, se lo avete acquistato, cosa ci avete realizzato. Se avete qualche lavoro carino da farmi vedere vi lascio il link del gruppo Facebook, siete assolutamente le benvenute. Iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Vi do appuntamento alla prossima recensione.